Uno dei pregiudizi falsamente positivi che mi dà più fastidio sulle neurodivergenze ha a che fare con credere che tutte le persone, o la maggior parte, hanno un quoziente intellettivo elevato, cosa che negli ultimi anni si conosce con un termine, secondo me un po' ambiguo, che è la plusdotazione. Ora, io capisco che non siamo tutti psicometristi e che quindi sfatare questa falsa percezione non è proprio immediato, ma andiamo a vedere qualcosina sul tecnico, ma mica tanto, eh. Per chi di voi ha già fatto una diagnosi seria di spettro autistico, è molto probabile, anche se bisognerebbe dire che purtroppo non tutti lo fanno, che è stato sottoposto questo tipo di test che vedi in alto. E questo tipo di test praticamente misura due componenti del quoziente intellettivo, sia intelligenza cristallizzata e intelligenza fluida, in quattro componenti. E come capisci, il quoziente intellettivo viene da queste quattro componenti. Ora, la gente non sa, ma non gliene faccio una colpa, il mondo diventa sempre più complesso da capire in termini di informazioni scientifiche. Ad esempio, nello spettro autistico una caratteristica, sottolineo una caratteristica, ribadisco una caratteristica, ha a che fare con un tracciato di questi indici assolutamente non stabile. Magari tu parti da qua e poi fai una cosa così, mentre invece nei neurotipici la cosa è più stabile. Quindi magari una persona può eccellere in comprensione verbale e poi fa schifo in velocità di elaborazione. Andiamo sul personale e qui verrà fuori un po' di dolore da parte mia. Io in questo indice e in questo indice vado bene, poco sopra la media. Adesso non ricordo esattamente in deviazioni standard quant'è, ma faccio schifo in memoria e velocità di elaborazione. E dico che la cosa mi causa dolore perché se io avessi saputo queste cose per tempo, molto probabilmente non avrei scelto di fare un'università che seleziona di brutto su memoria di lavoro e velocità di elaborazione e quindi non avrei neanche bruciato 4 anni fuori corso. E attenzione perché questi indicatori sono molto più politici di quanto si può immaginare, cioè si pensa che dopo gli anni 70 l'università è diventata accessibile a tutti. In realtà no, hanno cambiato essenzialmente il come si fa selezione, perché nei fatti la selezione, se tu vai a vedere, dipende a seconda delle facoltà su almeno due di queste componenti e la letteratura è piena di studi a riguardo. Ad esempio, se tu fai giurisprudenza, questa cosa qui è veramente... hai capito.